Ciao amici e bentornati sul mio canale. Quando si fa un viaggio virtuale, la mente si riempie di ogni tipo di suggestioni. Sogniamo posti bellissimi, ma soprattutto birre piene di fascino. La storia di questi episodi, dedicata alla cultura brassicola norvegese, parla di questo e molto altro ancora. Le origini di queste birre sono così datate che si sono perse nell'oscurità del tempo, ragion per cui la rivoluzione dei birrifici non ha previsto un'inclusione storica, ma più semplicemente ha importato le birre straniere. Il merito di questa riscoperta brassicola è di Lars Marius Garschuel, il quale ha visitato tantissime fattorie della Norvegia, raccogliendo e documentando sempre più informazioni. Questo importante materiale è stato divulgato sul Lars blog e sul libro Goshil de Nask Kel. Storicamente, in questi luoghi veniva utilizzato quasi totalmente del malto autoprodotto, anche se sono sempre meno i produttori disposti a continuare questa vecchia pratica. Un altro ingrediente che emerge in modo indispensabile è il ginepro. Spesso si utilizza un infuso ottenuto con i rami, utilizzato per sostituire la semplice acqua dell'ammostamento e favorire la sterilizzazione dell'intera attrezzatura. Questa infusione è solitamente conosciuta con il termine locale di Einlong o Sprakalong. In Norvegia è uso comune chiamare tutte le tipologie di birre maltol, birra al malto, tranne nel Fiordo Nord e a Sunnmøre, dove viene chiamata Konjul. Mentre, per indicare in modo più specifico le birre di fattoria, viene utilizzato il termine Koshil, letteralmente birra della fattoria. Con il termine Roal, letteralmente birra cruda, viene indicato un vecchio metodo di produzione, dove il mosto non viene bollito prima della fermentazione. Questa tecnica veniva realizzata a strada, ma a distanza di tempo risulta molto diffusa sul territorio. Oggi viene eseguita nelle zone di Oppland, Sunnmøre, Urningdal fino ad arrivare a Son of Funermen. Anche se la maggior parte dei produttori di birra cruda si trova probabilmente a Stjørdal, dove viene prodotto lo stile Stjørdalsøl. Si tratta di un vecchio stile di birra affumicata, prodotto nella contea del nord del Trøndelag e solo in quella parte della Norvegia. Uno stile conosciuto anche con il nome di Egra Maltol. La cosa che distingue questa birra dal resto degli stili è il particolare malto, preparato in strutture conosciute con il termine locale di Sognhus, case del malto. In questi edifici viene realizzato tutto il processo di maltazione e affumicatura, dove può avvenire anche la realizzazione della stessa birra. Le birre sono dolci, con una leggera carbonazione e una gradazione alcolica tra il 5 e il 7,5%, con una varietà di sapori molto evidente. Una buona dolcezza di caramello e un corpo ricco di malto, con possibili sapori di mirtillo rosso. Il fumo del lontano non sempre è equilibrato, varia da leggero delicato a intenso e opprimente, mentre il carattere del lievito non risulta essere troppo evidente. Nella Norvegia nord-occidentale, in modo particolare nel Nordfjord e nel Sunnmøre, in parte anche nel Sunnfjord, viene prodotta l'Unel, letteralmente birra di grano, non inteso come frumento. In passato l'essiccazione dei malti avveniva al sole. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui si produce quasi totalmente birra chiara in questi territori. La realizzazione avveniva con la tecnica del Roal, evitando l'ebollizione, mentre solo negli ultimi anni alcuni produttori preferiscono bollire il mosto. Mi sembra inutile dire che in quest'ultimo caso non sia possibile ottenere i giusti sapori tradizionali. Le birre sono di una leggera carbonazione e una gradazione alcolica tra il 6 e l'8%. Presentano sapori e aroma di ginepro, ma soprattutto fruttati, dovuti all'utilizzo del kveik. Inoltre può presentare una minima acidità e un leggero diacetile. Non si notano evidenti contributi del luppolo, dove l'amaro viene bilanciato principalmente dal ginepro. In un comune della contea di Hordaland, più precisamente a Voss, viene prodotto lo stile Heimadrink, birra fatta in casa,
ma si è preferito identificarla come Vossol, birra di Voss. Storicamente l'essiccazione dei malti avveniva al sole e più raramente al calore del fuoco, mentre adesso si preferisce utilizzare direttamente malto commerciale. Il processo di ammostamento dura dalle 3 alle 4 ore, come la successiva fase di bollitura, per concentrare e scurire il mosto. I tempi lunghi di bollitura favoriscono la tipica caramellizzazione. Vengono utilizzati varietà di luppolo norvegese e in fermentazioni tradizionali kveik. Le birre sono realmente forti, con una gradazione alcolica compresa tra il 7 e l'8%. Sono dall'aspetto limpido e di colore rossastro, con una carbonazione molto bassa. Oltre al tipico aroma e sapore di caramello, emerge un aroma di arancio e di ginepro, che bilancia generalmente la dolcezza del malto. Il luppolo appare da leggero a medio. Le birre di Voss sembrano essere molto simili a quelle prodotte ad Ankill e Son. In realtà potrebbero essere addirittura la stessa cosa, anche se a Son si effettua una fase di bollitura minore, che potrebbe incidere sulla tipica caramellizzazione che troviamo in una Vossol. Lo stesso Lars riunisce i tre stili in un unico riferimento, Heimadrink. Ciò nonostante mi sembra doveroso parlare della produzione di Adamkiel. Questo luogo era famoso per la sua cultura birraria tradizionale. Agli inizi del XX secolo, molte delle principali fabbriche di birra di Oslo hanno prodotto l'Adamkiel Ol, una riproduzione della birra di fattoria del luogo, ma in versione lagerizzata. Nel 1973 anche la TV nazionale norvegese ha realizzato un documentario su questa produzione di birra locale. Veniva usato del malto essiccato al fuoco per ottenere una leggerissima affumicatura. Nelle produzioni più recenti si preferisce affumicare solo i rami di ginepro, utilizzando solo malto essiccato al sole o commerciale. Il mosto viene bollito per 2-3 ore con la presenza di luppolo. Un altro aspetto che potrebbe essere non attinente alla tradizione è alla possibile aggiunta di zucchero durante la bollitura per ottenere una birra con gradazione alcolica sui 12 gradi. Le birre sono di colore marrone scuro, con sapori e aroma di caramello fruttato, mentre la dolcezza risulta in equilibrio con l'amaro del luppolo e del ginepro, con una bassa carbonazione. Nella Norvegia orientale la produzione della birra è sopravvissuta a Telemark. La Telemark Ol, birra di Telemark, dovrebbe essere uno stile riscoperto da Aslak Sletemors tramite gli anziani del villaggio di Monkedal. La tecnica di produzione potrebbe aver subito contaminazioni più moderne. Questa birra risulta molto differente da quella prodotta nella Norvegia occidentale. Generalmente viene realizzata all'aperto e non certo per problemi di spazio, mentre l'ammostamento viene preparato dalla sera prima. Solo al mattino viene completato l'ammostamento. Questa tecnica potrebbe essere usata con lo scopo di acidificare l'ammostamento, sostituendo di fatto le nostre aggiunte di acido lattico e acido citrico. Durante la fase di bollitura di 90 minuti, le perdite dovute all'evaporazione vengono compensate dall'infuso di ginepro bollito. Anche questa produzione prevede l'utilizzo dell'infuso, ma con modalità e preparazioni differenti dal resto della Norvegia. Durante il processo di bollitura viene utilizzato anche luppolo. La fermentazione viene affidata al lievito commerciale, una birra dalla gradazione alcolica tra il 6 e il 7%, con bassi valori di carbonazione. Il colore è marrone chiaro, con sapori di caramello dolciastro e ginepro, dal corpo leggero e fresco, con un amaro equilibrato. Storicamente si poteva percepire una leggera affumicatura. Fino a poco tempo fa, Telegram rappresentava l'unico posto della Norvegia orientale dove veniva ancora prodotta birra, ma l'amico Jorunn Dievin, un conosciuto produttore di Stjørdal, afferma che un contadino di Ål, ad Alintal, gli aveva detto che veniva prodotta ancora birra nelle fattorie di Ål. Lo stesso Lars ha pubblicato il 4 aprile sul Lars Blog la sua visita al produttore locale di Ål. Tuttavia bisogna capire se questa birra sia realmente un'altra tipica birra di fattoria. Vista la reale difficoltà di catalogazione di questi stili in modo definitivo, mi riservo di verificare continuamente i nuovi possibili sviluppi. Per saperne di più, vi suggerisco di visitare il blog di Lars Galsol. Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli amici norvegesi che mi hanno dato una mano in questo mio percorso brassicolo. E con questo è tutto. Vi rimando ai miei prossimi video. Ciao e buona birra!